despre învățare din experiență. Foarte multe lecții de viață am învățat și continui să învăț, pentru că niciodată nu ne oprim din a învăța. Suntem într-o permanentă învățare, mai ales în mediul social în care trăim noi în momentul de față. Deci în permanență trebuie să învățăm, să fim la curent cu noutățile. Cred că cea mai importantă lecție de viață pe care am luat-o și care mi-a ajutat foarte, foarte mult în activitatea de zi cu zi este aceea a comunicării. Pentru că am avut posibilitatea să lucrez, și aici revin la activitatea mea, întotdeauna mă voi întoarce la activitatea mea de consilier juridic, pentru că au fost 11 ani în care am lucrat cu diverse persoane și de la care am avut ce învăța. Am lucrat cu șefi care care erau mai colerici și am văzut că rezultatele, chiar dacă ei erau foarte buni pe business, rezultatele nu sunt extrem de bune și oamenii nu sunt foarte mulțumiți pentru că erau cumva neînțeleși, și am lucrat cu șefi care erau foarte apropiați de oameni, foarte calmi și care cumva priveau firma ca pe o familie cu totul, adică era integrată viața de familie în viața firmei. Și atunci concluzia pe care am văzut ce înseamnă oamenii care au un șef echilibrat. Vin cu alt tonus la serviciu și atunci mi-am propus, pentru că eu am trăit și eu astfel de ambele experiențe, am ales să fiu un om echilibrat, un om care comunică, să fiu un om care înțelege problemele personale ale oamenilor, să fiu deschisă. Și asta sunt și în momentul de față, și cu clienții, și cu colegii mei colaboratori. Pentru că viața personală cumva imprimă și meseria pe care... Nie mam wglądu do końca w to, co się dzieje u konkurencji z mojej branży. Nikt się nie chwali swoimi porażkami. Więc jest trudno uczyć się na błędach innych. Mogę wyciągać wnioski jedynie z błędów. Praca w jednoosobowej działalności gospodarczej uczy wielu rzeczy. No, przede wszystkim człowiek uczy się na własnych błędach, ale to jest bardzo, moim zdaniem, potrzebne właśnie doświadczenie, żeby móc jeszcze lepiej zarządzać swoją... To było bardzo dla mnie ciekawe, a moi najbliżsi są przyzwyczajeni, że ja mam 18 000 zainteresowań, więc jakby ich to nie zdziwiło, tylko czekali, co z tego będzie gdzieś tam dalej po drodze, także... W takim razie jaki realny wpływ na Pana biznes miała ta konstruktywna krytyka? Bardzo duży, bardzo duży. Bardzo sobie cenię opinie, do dzisiaj słucham ich bardzo uważnie, ponieważ zawsze uważam, że trochę, oczywiście można się uczyć na własnych błędach, co wszyscy... Come dire, di fallimento per certi versi, posso senz'altro raccontarla così. È stata appunto la grande difficoltà di arrivare anche solo in sede di offerta con alcune grandi imprese con cui peraltro il livello di interlocuzione era molto alto, per intenderci, diciamo, era a livello di insomma, seconde linee, a volte anche di prime linee, diciamo, di grandi imprese. Che cosa ho imparato da questi errori? Ho imparato che diciamo, bisogna sviluppare l'attività commerciale in maniera molto pianificata, molto professionale, e bisogna mai dare per scontato qual è il valore che si va a creare per il soggetto a cui si parla. Noi vendiamo delle cose immateriali, cioè vendiamo servizi che poi si realizzano sotto forma di report, diciamo, di documenti, che possono avere un valore economico altissimo, perché per esempio aiutano un'impresa a capire che potrebbe andare incontro a problemi legali in un mercato, oppure che c'è un concorrente che la potrebbe attaccare, o addirittura che c'è un concorrente che non ha mai visto, no? Però quando si lavora sull'immateriale, la capacità di un cliente di capirne il valore è molto bassa, perché si capisce molto meglio il valore di oggetti tangibili o anche di servizi ben conosciuti. Se io sono una società quotata e devo farmi fare la certificazione, la revisione di bilancio, stacco l'assegno a Pricewaterhouse e non discuto, perché so che devo farlo, è una norma di legge e mi obbligano a farlo, quindi è
un oggetto immateriale ma talmente conosciuto che non si discute. Quando invece si fanno servizi immateriali ad alto contenuto di conoscenza, e il loro valore può essere molto variabile, può essere basso ma può essere anche altissimo. E lì devo dire, ho capito che non siamo noi le persone giuste per raccontarlo ai clienti, non sono io per esempio, non sono capace. Mi sono reso conto che come dire, ero più interessato a spiegare bene le cose che stavamo facendo, entrare nei dettagli, essere molto tecnico, e perdevo completamente di vista invece il bisogno della persona con cui parlavo, e forse sbagliavo del tutto. Allora, benefit. Noi perdemmo una gara con una grandissima azienda molto tempo fa, era mi pare il 2001, quindi perché noi siamo nati nel 98, quindi siamo nati molto tempo fa, siamo un caso abbastanza anomalo di mantenimento in una struttura del tutto indipendente. Feci questa trattativa, vincemmo la parte tecnica, facemmo un bellissimo progetto, dopodiché mi passarono il buyer per la parte commerciale, quindi se avessi trovato l'accordo con questo buyer allora saremmo stati probabilmente assegnatari. Sembrava un dialogo tra sordi, era anche un momento in cui abituati noi a pensare, diciamo, in termini di servizi di comunicazione, dall'altra parte il buyer tipico non aveva mai discusso con nessuno di questa argomentazione, che era abituato a comprare pneumatici per le auto piuttosto che cerchi, piuttosto che bulloni e così via, quindi due linguaggi completamente diversi. Feci io stesso perché non era possibile che lo facessero altri, anche questo tipo di dialogo che sembrava veramente un dialogo assurdo, proprio della commedia proprio, o dell'espressionismo, proprio una cosa che non si capiva che tipo di linguaggio potessimo usare per poterci intendere. Quindi chiaramente non vincevamo questa gara, cioè numero 1 la parte tecnica, 0 dal punto di vista della contrattazione commerciale, della negoziazione. Rimasi malissimo perché, come dire, c'è sempre l'idea che quell'occasione non si ripresenterà più, e andai da Augusto e gli raccontai questa storia. E lui mi disse: guarda, forse non è questo il momento, non è l'azienda giusta per voi in questo momento. E lì ho capito che bisogna misurarci sempre, cioè avere l'idea di ciò che realmente siamo, non scoraggiarsi mai e porci degli obiettivi possibili, perché la cosa peggiore è uscire frustrati nel momento in cui i tuoi obiettivi sono superiori rispetto alle tue possibilità. In quel momento non avremmo mai potuto avere l'assegnazione di quella gara, perché non eravamo strutturati a sufficienza e sufficientemente credibili perché un'azienda multinazionale, la più grande che comunque era ed è in Italia, potesse, diciamo, affidarci qualcosa. E quindi è stata un'esperienza, così come tante altre, che dopo alla fine ti porta a capirti meglio e a porti degli obiettivi che siano raggiunti. De fet, un dels ossos que hi ha, no, amb el meu dia a dia és aquest, el lidiar entre aquestes, les anul·lacions de visites i tot això. I això és una dada que inicialment, mira, ha fallat aquest, bueno, i és una dada que va haver un moment, no me'n recordo exactament quin, que va prendre una importància que vaig dir, ostres, això, per què passa? No? O quin és el motiu, i després et replanteges tu si és la teva professió, ho estàs fent bé, si aquest no ha vingut perquè no està content amb el que li he fet, i et qüestiones una miqueta. Això fa que estiguis més alerta, evidentment. A partir d'aquí vam començar a recollir aquestes dades i quines accions havíem de fer per minimitzar això. Sí, principalmente, a ver, evidentemente, a lo largo de los años aprendes muchas cosas, pero una de las cosas que para mí más importante, y lo digo siempre, es la gestión del no. O sea, la gestión del no es importante para cualquier aspecto. No es decirle que no al cliente de que no le vas a hacer algo, sino que porque le desarrolles un proyecto, digamos que entre todo.
No, tú tienes que tener los requisitos muy bien definidos y todo lo que te pida extra al cliente puede entrar o no dependiendo del desarrollo del proyecto. No todo tiene que ser sí siempre, igual para precios, tienes que establecer unos límites y a partir de unos límites no pasar de esos límites. Hay empresas que van a precio y yo desde que nos pasó todo esto, yo cuando alguien me entra por tema de precio, prefiero decir que no al proyecto. És mejor decir que no que... Jo crec molt en això i ho vaig viure molt amb la segona empresa que vaig muntar i crec que ara l'Institut reflecteix i és les persones. És molt important triar bé les persones amb les que t'envoltes. Triar bé el soci, que crec que amb el Marc i jo en aquest cas vam encertar molt perquè ens complementem molt bé i ens entenem, però tenim una mateixa visió, som diferents però tenim una mateixa visió, i triar bé l'equip. Les persones, és el que et deia abans, són persones nosaltres que dissenyem per persones. Llavors aquest punt d'empatia, de generar confiança, d'inspirar confiança és fonamental. Aleshores cal fer bones persones.